Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, benvenuti a questa nuova recensione. Io mi chiamo Alessandro ed ho visto per voi Terrifier 2, il film del momento. Ma è davvero così terrificante? Fa davvero vomitare? Sì, anzi è peggio di quello che si dice. Se non siete preparati psicologicamente, mentalmente e fisicamente, state a sentire a me, non andate a vedere questo film, perché i disturbi che vi potrebbero derivare sono veramente elevatissimi. La scena di cui si parla, di cui si sta chiedendo a gran voce in queste ore la rimozione dal film per poterlo ridistribuire, ho capito qual è quella centrale. Dopo ve la spiego, ve la racconto. Non siete stomaci forti che venite da migliaia di film horror visti come il sottoscritto, lasciate perdere questo film perché potreste rimanere veramente sconvolti per ore. Io l'ho visto 3 giorni fa e solo adesso sto facendo la recensione perché ho dovuto un attimo riesaminare nella mia mente tutto quello che è successo. Partiamo subito dicendo che la trama passa assolutamente in secondo piano, è diviso in due. La parte bella è quando compare lui, perché quando compare lui già sappiamo, e la musica ce lo ricorda, che sta per succedere qualcosa di orrorifico, terrificante, brutto. E poi ci sono le scene in cui lui non compare, in cui si dovrebbe sviluppare la trama, ma in realtà la trama non c'è. Lui si risveglia dopo essere stato ucciso nel primo film, va in giro con questo cervello da fuori, con questo occhio penzolante, e quindi si capisce che non è umano. Ce lo spiegano forse nel terzo film che tipo di entità è. Non ci viene detto perché resuscita, chi lo risuscita. La prima battuta del film viene pronunciata dopo 10 minuti e 30. Confrontando questi 10 minuti che cosa succede? Una strage, cose bruttissime da vedere. E non è il peggio del film, è la parte iniziale che vi prepara a quello che succederà dopo, che è molto peggio. Quindi se non siete capaci di gestire nemmeno i primi 10 minuti, lasciate perdere, perché quello che succederà dopo è molto peggio. Ci sono questi due fratelli, Sienna e Jonathan, con questa madre vedova. Il marito è morto di tumore al cervello, ma sembra abbia qualche legame con Art, perché prima di morire ha lasciato un diario in cui ha disegnato non solo lui tante volte, ma anche coloro che moriranno durante questo film e in che modo moriranno. E ha lasciato in eredità a sua figlia una spada con la quale sembra possa essere ucciso questa entità demoniaca. Fatto sta che poi in realtà così non è, non si capisce perché, per come. A me quello che interessa sapere è questo chi è, che natura ha, e spero che venga fatto un terzo film per spiegarcelo. Va in giro massacrando le persone, fugge in una lavanderia perché sporco di sangue dal primo ammazzamento di questo dei 10 minuti, gli si toglie tutto tranne la maschera, incontra questa bambina, questa ragazzina vestita totalmente come lui, quindi da pagliaccio, con questa maschera, con questo cappello, ma ha gli occhi illuminati, quindi è solo lui, perché il gestore della lavanderia lo vede giochicchiare, ma lui giochicchia da solo, mentre dopo si riveste. E vediamo questa scena bellissima, perché il film ha tante parti comiche secondo me, in cui viene fatto il primo piano di una scopa, cui manca la parte di sopra del manico, e vediamo il gestore della lavanderia così attaccato al muro con questo manico di scopa infilato in testa. Quindi abbiamo il primo impalamento, abbiamo già visto squartamenti, abbiamo già visto decapitazioni, i primi 10 minuti bisturi incidere il corpo, per non parlare di questa mazza che lui si porta dietro in questo sacco della spazzatura enorme, in cui lui inchioda corpi contundenti, lame di coltello, forbici, chiodi, tutto quello che trova per strada che mette in questo sacco, poi si diverte a filarlo in questa clava e infierire sui corpi. E attenzione, quando lui usa questo corpo per infierire sui corpi, lui fa così, la telecamera gira immediatamente, viene inquadrato il corpo che riceve il colpo, quindi squartamenti, corpi che si aprono, viscere che schizzano. Quindi se non siete pronti non andate a vederlo. Il film praticamente si sviluppa in che modo? Da Sienna si crea questo costume da angelo, frutto dei disegni del padre, in un sogno, quindi lo crea da sola, va alla festa di Halloween con questo vestito, sexy tra l'altro, e lei è una bellissima ragazza. I suoi amici la drogano, lei comunque si ria perché la chiamano, al telefono il fratello dice: mi hanno rapito Art e questa bambina, mi stanno portando in un parco di divertimenti abbandonato, dove tra l'altro la portano in un'attrazione che si chiama Terrifier, ecco perché il film si chiama così. In realtà non è il bambino che parla, perché lui già è tramortito e mezzo morto, e la bambina al telefono imita perfettamente la sua voce. La ragazza gli dice ai due amici: accompagnati perché lo devo andare a salvare. Qui perché non voglio farvi altro spoiler, quindi vi lancio l'allarme spoiler. Chi vuole andarla a vedere, andatela a vedere a vostro rischio e pericolo. Il film merita, se siete amanti degli horror lo dovete vedere, ma se non siete avvezzi al genere, lasciate stare. Non potete dire se ne parla tanto, andiamocelo a vedere perché mi incuriosisce. Ragazzi, non dormirete la notte. Quello che viene fatto in questo film viene fatto negli snuff. E poi volete sapere come va a finire e soprattutto quello che viene fatto, ve lo dico subito: morti,
più terrificanti sono quelle dei due amici che accompagnano Siena a salvare il fratello. Se viene squartata, decapitata, ammazzato con questa clava, sterno spaccato a cazzotti da Art, che dimostra di non essere umano, perché il ragazzo viene estirpato il pene con le mani, così. E si vede tranquillamente la scena, non è che ci sono censure, giochi di ombre, no, si vede tutto. Nella parte centrale del film c'è la morte più terrificante, quella dell'amica di Sienna, che si trova a casa da sola e viene raggiunta da Art il clown, il quale entra in casa, spacca la porta a vetri, va verso il lavandino, si prende un bicchiere d'acqua, tranquillamente se lo beve. Qui succede una delle cose peggiori che io abbia visto in vita mia e in un film. La ragazza viene sottoposta alle torture più incredibili, le viene stappato un braccio, viene incisa con il bisturi, le viene staccato il cuoio capelluto, quindi lo scalpo, con un bisturi, poi le viene esportata la faccia. La ragazza non muore, si trascina sanguinante per terra e mentre è di spalle con il bisturi lui le incide, ma le entra proprio dentro la carne. Non è questa la cosa terrificante che lascia perplessi, il fatto che questa non muoia e quindi senta tutto quello che lui le sta facendo. Esce di scena e si presenta con un barattolo di candeggina e gliela butta in faccia. Poi esce un'altra volta di scena e si presenta con confezione di sale e gli butta il sale sulle ferite. Troviamo questa ragazza maciullata, praticamente non ha più nessuna forma umana, e lei torna alla mamma, apre la porta perché sente il rumore, vede la figlia in quelle condizioni, con lui che ride, perché lui ogni volta che fa qualcosa del genere si mette a ridere, fa il mimo, e si mette a sghignazzare. La mamma naturalmente urla, piange, si stacca la scena e vediamo Art che scende giù perché bussano alla porta, din don, siamo ad Halloween, i bambini accetta scherzetto e lui fa così e prende la testa della mamma che intanto è stata decapitata e squartata e la testa usata per tenere dentro i cioccolatini, le caramelle, e viene offerta ai bambini, i quali dicono che bello, guarda mamma sembra viva. La mamma dice sì, effettivamente sembra viva, andiamoci, è meglio che ce ne andiamo perché forse comincia a capire qualcosa. La scena finale ve la racconto e vi lascio. Siena prende questa spada che ha portato con sé nel costume, gli stacca la testa e entra in scena la bambina fantasma. Questa è la testa, se la mette sotto il braccio. È finito? Sì, titoli di coda. Attenzione, non ve ne andate. Durante i titoli di coda si vede l'unica protagonista superstite del primo film, della mattanza del primo film, che se ne va in giro con questa faccia completamente scheletrita, cioè lei è uno scheletro con i capelli. Va anche nelle trasmissioni televisive, ma in una di queste trasmissioni dà di matto e ammazza la conduttrice, quindi la chiudono in una clinica psichiatrica. In questa clinica psichiatrica noi ci ritroviamo con lei vestita di bianco che comincia a perdere sangue dalla vagina. Prende questo sangue, scrive sui muri parolacce, quindi war, fuck, e vediamo che partorisce. Cosa partorisce? La infermiera apre la porta e la trova praticamente con la testa di Art in braccio che fa l'occhiolino come a dire sono tornato, vedrete nel terzo film che cacchio vi combino. Quindi ragazzi è qualcosa di incredibile e di disgustoso, veramente disgustoso. Io ve lo consiglio se amate il genere, a me è piaciuto tantissimo, è inutile dirlo. Se non amate il genere e lo volete vedere per curiosità, non ci andate perché rimanete traumatizzati, ve lo dico, non sto scherzando. L'uccisione centrale, quella che vi ho accennato, è molto peggio di come vi ho raccontato, perché mi raccomando mettete like, condividete il video, iscrivetevi al canale con la campanella così sapete quando pubblico. Vi ringrazio perché siete sempre di più, commentate e vi do appuntamento al prossimo film, alla prossima strage, spero che sia all'altezza di questo. Ciao ragazzi.